Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi vi parlo di convincimento. Ho parlato con un cliente e mi dice, sai, mia moglie ha già iniziato a convincermi, cercare di farmi cambiare, cercare di... E io ho detto, aspetta un attimo. Perché stai mettendo insieme il convincimento con il cambiare? Beh, insomma, è venuto fuori che lui non riesce a cambiare un determinato tipo di atteggiamento che ha nei confronti della vita perché appunto non riesce ad essere convinto del contrario rispetto a quello che lui crede, rispetto a quello di cui lui appunto è convinto. Ma c'è una errata convinzione, scusate il gioco di parole oggi, mh, per quanto riguarda il ruolo di chi ti dà degli strumenti, in questo caso io come operatore, e il convincimento, dovete sapere che a nessuno piace, tra virgolette, aver torto e quindi se tu dici io devo cambiare perché mi sono convinto di una cosa che è sbagliata, quindi io sono convinto di una cosa sbagliata, ciò significa che io ho torto, ecco lì noi troviamo tantissime resistenze nelle persone che vogliono affrontare un cambiamento. Non la pensate in termini di convincimento. Ah, tu mi dici certe parole perché mi vuoi convincere, ma a me non mi convinci del contrario. Il problema non è convincere del contrario, il problema è comprendere se quello che noi stiamo facendo come abitudini, come comportamenti, come pensieri, perché anche i pensieri sono una parte attiva di noi, a meno che non si parli di pensieri inconsci. Ecco, se tutto quel mondo di attitudine, atteggiamento, movimento che facciamo nella nostra vita è un qualcosa funzionale o non funzionale e non ha a che fare con giusto o sbagliato. Il problema nei processi di cambiamento non ha a che fare con l'aver ragione o aver torto, essere convinti di ciò che è giusto oppure no è sbagliato. Molte persone in famiglia vengono addirittura trattate un po' da ignorantelli, ecco, diciamo così. Ah, non ti accorgi che stai sbagliando? Adesso ti dimostro perché. E una sequenza logica di ragioni dovrebbero dimostrare il fatto che quella persona che deve cambiare ha torto. Ecco, quando ci muoviamo in questo modo nell'ambito della crescita personale, del cambiamento, dello sviluppo individuale, otteniamo un sacco di resistenze, cioè la persona tende a non fidarsi dello strumento che andrà a utilizzare. Il problema, ve lo ricordo, non è avere ragione o avere torto, il problema sta nel fatto che certe volte non ci rendiamo conto di avere dei comportamenti disfunzionali, più o meno gravi, ok? Dei comportamenti disfunzionali, fino al punto in cui a un certo punto diventano drammaticamente disfunzionali e lì allora certe volte è già troppo tardi. Ok? Immaginatevi, facciamo l'esempio proprio banale. Una persona che sfumacchia un po' non si rende conto che quello è un atteggiamento disfunzionale fino al punto in cui ne fuma così tante che comincia a avere i polmoni irritati, comincia a avere delle problematiche nel camminare, nel respirare e un giorno verrà fuori che il dottore gli dice guarda che ti devi fare un esame perché qui i valori sono tutti sballati. Viene fuori che ha un tumore e poi dopo comincia a dire oddio, allora devo smettere di fumare. Tardi, è tardi. Ma c'è qualcuno che ha cercato di convincerti che fumare faceva male? Certo, mi immagino tutte le persone che non fumano accanto a te avranno cercato di dirti fumare fa male, guarda le etichette delle sigarette, vedi che c'è scritto anche lì? Qual è il problema? Il problema è che si cerca di convincere. Siccome io ho ragione e tu hai torto, io ti convinco che tu hai torto e quindi tu cambi. Attenzione, perché questo metodo di cambiamento non funziona. No, non funziona, non lo utilizzate, non lo utilizzate nemmeno nella educazione dei vostri figli. Il fatto che voi abbiate ragione da genitori, il fatto che voi siate lungimiranti, se glielo spiegate nel modo io ho ragione, tu hai sbagliato, otterrete sempre, sempre, sempre delle resistenze al cambiamento, perché nessuno
si vuole sentire sbagliato, nessuno vuole sentire che ha torto, che non ha ragione. Mm? Vorrei anche approfondire un po' l'argomento ragione. Quando una persona ha ragione, non è detto che abbia la verità, significa che ha ragionato bene, quindi ha una logica che sostiene il suo ragionamento. Poi molte volte, anche se si ragiona bene, si incorre in alcuni problemi e quindi si fanno degli errori. E allora la persona che è ragionevole immediatamente comprende che si stanno facendo degli errori e cambia, senza avere il problema di dire io ho ragione quindi è la verità, ma semplicemente ho avuto ragione fino adesso e ora devo cambiare il mio sistema di ragionamento perché quello che utilizzavo prima non è più funzionale, non mi porta più lì dove voglio arrivare. L'atteggiamento del convincimento è stato un qualcosa che perpetuato, lo dirò, insomma, protratto nel tempo per tanti anni e non porta a un granché di risultati. Una persona ultimamente mi ha detto, sai Caruso, ci sono tantissimi motivatori nel mondo che tu frequenti, nel mondo del tuo lavoro. Il problema dei motivatori è che fin tanto che sei con loro senti il fatto che sì, anch'io voglio partecipare a questa cosa e poi quando il motivatore non c'è ti manca la motivazione. E ancora lì dovremmo parlare di motivazione estrinseca e intrinseca, ma il grosso del nocciolo del video di oggi è il seguente. Io mi occupo da tanti anni di strumenti e do degli strumenti ai miei clienti da testare, da provare, da praticare, perché è inutile essere convinti o non convinti che un piatto sia buono, fin tanto che non l'assaggi, non lo sai. Altrimenti vuol dire che le tue convinzioni si basano sulle esperienze altrui, cosa che non ha nulla a che vedere con la tua esperienza personale e soggettiva. Ecco che a quel punto le convinzioni cominciano a vacillare e non c'è bisogno di dire io ho ragione, io ho torto. Questo tema è davvero molto complesso perché tante volte sentirete dire la scienza ha dimostrato che e allora dentro di noi scatta quella robetta lì che dice ah, se l'ha detto la scienza allora è vero. Attenzione, perché la scienza ha detto tante cose. Io ho sentito citare alcuni esperimenti del 1920, del 1930. Nel frattempo tanti altri esperimenti sono stati fatti, ma non vengono mica citati perché in quel caso direbbero esattamente il contrario di quello che si vuole supportare. Quindi attenzione, ragioniamo con la nostra testa, cerchiamo di comprendere che cosa è funzionale e che cosa non è funzionale. Se ci siamo sbagliati non è un problema, ma non vi fissate sul dover convincere per forza gli altri che voi avete ragione in modo che gli altri cambino. Ognuno ha il suo percorso, ognuno con il suo passo, siamo unici e irripetibili e le esperienze le dobbiamo fare in prima persona. Se volete degli strumenti davvero efficaci, davvero potenti per vivere la vostra vita a un altro livello di soddisfazione e di piacevolezza e riuscire a realizzare ciò che state cercando di realizzare, arrivare ai vostri risultati, contattatemi perché non c'è bisogno che io vi convinca. Vi metterò in condizioni per cui potrete da soli, individualmente, in modo indipendente, cominciare a camminare il vostro percorso e rendervi conto molto velocemente se le cose davvero funzionano oppure no. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, spero che questo video ti sia servito, se così è mettimi un mi piace, sotto nei commenti se hai delle domande fammele perché magari ti rispondo con un video. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, buona serata.